Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Ricordatevi di iscrivervi e di condividere prima di continuare. Grazie di cuore. Nelle ultime ore un episodio inaspettato ha scosso i tabloid. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo mai visto prima avrebbe fatto il suo ingresso nell'appartamento di Mahsine Merabbet. Le immagini della sicurezza del residence, stando a quanto trapelato, mostrerebbero una figura maschile entrare nell'edificio e dirigersi senza esitazioni verso il piano in cui vive l'attrice. Da quel momento, il web è impazzito. Le supposizioni sono rimbalzate da un profilo all'altro e le redazioni hanno acceso i riflettori, cercando di capire cosa si nasconda dietro a una visita di cui nessuno era stato informato. A catturare l'attenzione è stata soprattutto la reazione immediata di Cenk Torun. Tra lui e Mahsine c'è una storia di complicità costruita nel tempo, fatta di scambi affettuosi sui social e sostegno reciproco nei momenti professionali più delicati. Eppure, non appena l'accaduto è emerso, persone a lui vicine avrebbero riferito frasi nette: «Non posso far finta di niente, sono molto geloso». Chi lo ha visto in quelle ore parla di inquietudine, di un malessere che Cenk non avrebbe neppure provato a nascondere con i suoi. Mentre la città dormiva e i tavoli delle redazioni restavano accesi, si è fatta strada la domanda più scomoda: chi è l'uomo comparso nel cuore della notte all'indirizzo di Mahsine? Per adesso, l'identità del visitatore rimane avvolta nel mistero. I responsabili della sicurezza del complesso hanno confermato l'accesso di un individuo esterno, ma non hanno reso noto il nome. Le forze dell'ordine, raccontano fonti informate, stanno raccogliendo elementi e verificando ogni dettaglio. Dal canto suo, Mahsine sceglie il silenzio. Chi la conosce, però, mormora che sia profondamente provata e che nelle ultime ore abbia rafforzato la tutela della sua privacy, cambiando abitudini e limitando ogni contatto non strettamente necessario. Non un commento, non un cenno pubblico, solo porte chiuse e telefoni che squillano invano. Il dibattito online si è subito diviso in due correnti opposte. C'è chi comprende la gelosia di Cenk, percependola come un riflesso di protezione e di timore per ciò che non si conosce. E c'è chi teme che questo sentimento possa minare gli equilibri della coppia. Intanto, su numerose piattaforme, hanno iniziato a spuntare i titoli dal tono allarmato: Crisi Cenk Torun. Una formula breve, ma capace di incendiare qualsiasi discussione, perché contiene tutte le parole che il pubblico non vede l'ora di leggere: crisi, gelosia, mistero. Mentre i dettagli restano fumosi, ogni testata segue passo passo gli sviluppi. Nessuno sa se nella giornata di domani arriverà una dichiarazione ufficiale di Cenk o di Mahsine. È possibile che optino per una nota composta, è possibile che continuino a tacere. Certezza, per ora, ce n'è una sola. Quel visitatore mai identificato e l'ombra della gelosia di lui resteranno materiale caldo per i salotti televisivi e per i feed dei social ancora a lungo. Le voci si sono fatte più insistenti quando qualcuno, nel cuore della notte, ha sostenuto di aver visto lo sconosciuto entrare nel residence poco dopo mezzanotte e dirigersi direttamente verso l'appartamento di lei. I vigilanti, reticenti a rivelare chi fosse, hanno involontariamente alimentato la domanda che tutti si pongono. Si tratta di un volto noto? In rete, nuovi sussurri si sono moltiplicati. C'è chi ha parlato di un emissario della sua agenzia internazionale, arrivato in città per una riunione urgente, e chi invece ha insinuato che nella vita privata di Mahsine sia apparso qualcuno di nuovo, una presenza discreta ma determinata. Il silenzio di Cenk, dopo il primo scossone emotivo, non ha fatto che rendere più rumoroso il chiacchiericcio. Persone del suo entourage spiegano che la situazione lo ha destabilizzato, ma che lui avrebbe preferito non alimentare l'incendio con dichiarazioni a caldo. Si mormora, tuttavia, che abbia dato una direttiva netta alla sua squadra: da ora in poi stiamo lontani da tutti, niente passi falsi, nessuno ci trascini dove non vogliamo. Parole che raccontano una decisione strategica: isolarsi per evitare fraintendimenti, proteggere la coppia dal turbine. Per Mahsine la matassa è complicata. Negli ultimi tempi aveva confidato di correre dal set di notte alla casa senza fermarsi da nessuna parte, tanta era la fatica delle riprese. Parlare del suo privato non rientrava nei piani, sorrideva, glissava, cambiava tema. Ma la comparsa delle immagini, quelle stesse che, anche senza essere diffuse integralmente, tutti dicono di aver visto, ha trasformato la sua prudenza in qualcosa che molti leggono come tattica. Un silenzio calcolato, quasi una diga contro la piena.
Chi le è vicino ripete che la ferita più dolorosa è essere trascinata in un pettegolezzo sentimentale in cui, paradossalmente, nessuno ha ancora fatto il suo nome apertamente. I commenti corrono da una bacheca all'altra. C'è chi sostiene che il caso sia stato gonfiato ad arte e che Massine sia l'ennesimo bersaglio del gioco sporco della notorietà. Altri sono convinti che l'identità dell'uomo, prima o poi, verrà fuori in modo inevitabile e ribalterà tutto. Nel frattempo, non pochi fan seguono ogni sussurro sulla presunta gelosia di Cenk, come se in quello stato d'animo si potesse leggere una verità rimasta finora sotto traccia. Esiste tra loro un legame più complesso e più profondo di quanto dichiarino in pubblico? Dalle pagine di Talking Magazine arriva un avvertimento. Se e quando si saprà chi è il visitatore, lo scenario potrebbe cambiare direzione di colpo. Finora siamo nel territorio delle accuse e dei rumor, raccontano. Basterà una sola frase di Massine per spostare l'ago della bilancia, sia per chi tifa per Cenk, sia per una stampa affamata di colpi di scena. Si attende, insomma, un punto fermo, un messaggio, una storia, un'intervista. Ma dietro i sorrisi di circostanza, secondo spifferi di corridoio, aleggia la possibilità che tutto esondi oltre il semplice visitatore misterioso e libri la strada a ipotesi di un rapporto più ampio, fatto di incontri ripetuti e segnali intrecciati. Nel frattempo i cronisti continuano a presidiare l'ingresso del complesso residenziale. Le telecamere interne, secondo indiscrezioni, sono state passate al setaccio, eppure nessun frame definito è finito nelle mani dei giornalisti. A far rumore sono, piuttosto, alcune foto sgranate apparse sui social, una sola figura, un'ombra che attraversa il corridoio del piano, la sagoma del cappuccio, una postura che qualcuno giura di riconoscere. I commenti si accavallano. Per alcuni è un perfetto sconosciuto, per altri il profilo richiama un attore molto noto che avrebbe 1000 buoni motivi per presentarsi lì senza preavviso. La cerchia di Cenk, in queste ore, continua a non parlare. Le stesse fonti che nelle prime ore raccontavano il turbamento dell'attore spiegano che lui non vuole cadere nel tranello di una narrazione sbagliata. Eppure, chi lo segue da tempo nota un cambiamento nettissimo. Messaggi ridotti al minimo, nessun post, nessun commento. Il suo silenzio digitale, prolungato per giorni, ha scatenato l'ansia dei fan. C'è chi lo accusa di essersi ritirato dalla scena, chi teme che stia vivendo più di quanto mostri. E la stampa, a ogni sua assenza, aggiunge un tassello alla tesi che l'episodio lo abbia colpito nel profondo. Anche per Massine è un periodo estenuante. Le riprese, raccontano, la tengono impegnata fino a tarda notte. La richiesta di concentrazione è altissima e ogni scossa nella vita privata si ripercuote sul set. Le insinuazioni l'hanno ferita, dicono gli amici, ma ciò che la fa soffrire davvero è la facilità con cui qualcuno ha potuto affacciarsi sulla soglia del suo mondo. Non ce la faccio più a vedere la mia vita passata al microscopio, avrebbe sussurrato con amarezza, quando il tema della misteriosa visita è diventato la conversazione nazionale del giorno. Una nuova pista ha iniziato a circolare da poco. L'uomo ritratto nella sagoma sarebbe parte di un team internazionale legato a uno dei progetti di Massine, giunto a Istanbul per mettere a punto dettagli last minute. Ma, come già accaduto per altre teorie, anche questa resta sospesa fra il possibile e l'inverificabile. C'è poi chi ridimensiona. Sarà stato un amico di vecchia data, un saluto rubato tra un volo e l'altro, niente di più. Ogni versione, però, aggiunge una sfumatura e rende il quadro più intricato. La domanda che tutti si pongono è: chi parlerà per primo? Cenk, con una presa di posizione capace di domare le voci, o Massine, con una spiegazione limpida che riporti la storia nel suo alveo naturale? Oppure sceglieranno di restare zitti, scommettendo sul fatto che la rumorosa curiosità collettiva si spenga da sola? Per ora, ogni ora che passa senza risposte è benzina per discussioni e titoli carichi di pathos. Nelle ultime 24 ore è emerso un dettaglio che pochi avevano notato. La chiamata al portiere è durata meno di un minuto. Il visitatore avrebbe detto il numero dell'appartamento con una sicurezza sorprendente, come se non fosse la prima volta. Questo particolare ha rinfocolato chi punta il dito sul versante più personale, mentre altre voci invitano alla prudenza, se si è trattato di un emissario di produzione. Non c'è nulla di strano nel conoscere gli interni del residence, soprattutto in settimane di riunioni e preparativi. Intanto, un paio di amici comuni fanno sapere, senza esporsi, che Cenk e Massine si sarebbero parlati a lungo lontano dai riflettori.
Una conversazione intensa, tesa ma sincera, durante la quale lui avrebbe confessato la propria agitazione e lei il disagio provato per l'invasione della sua routine. Dicono che si siano salutati con un accordo tacito, non buttare tutto all'aria per una foto sfocata. Ma i sussurri restano, e ogni gesto pubblico viene decifrato come un indizio. Cenk guarda all'immagine, alla coerenza, alla responsabilità verso un pubblico che lo segue da anni. Se appare geloso, dicono in molti, è perché ha costruito con Massine una narrativa di fiducia che non vuole vedere offuscata. Lei, di contro, difende un perimetro personale in cui nessuno dovrebbe entrare senza bussare. Due esigenze legittime, ma difficili da conciliare quando i riflettori chiedono, bramano, pretendono un finale immediato. Un'ultima indiscrezione ha agitato le acque. In una storia poi cancellata, una figura femminile vicina a un noto regista avrebbe lasciato intendere che l'uomo del video non sia un attore ma un consulente. Non ci sono prove, solo allusioni, eppure la miccia è bastata per incendiare di nuovo i commenti. In parallelo, alcuni utenti giurano di riconoscere nei passi del misterioso visitatore un modo di camminare che appartiene a un volto ufficialmente impegnato su un set dall'altra parte della città. Ipotesi in contrasto, come sempre. Se tutto questo resterà una parentesi di fine stagione o diventerà un caso destinato a segnare l'anno, dipenderà da ciò che accadrà nelle prossime ore. Un foglio con una dichiarazione, un post asciutto o un'ulteriore fuga di notizie dagli archivi della sicurezza. Per il momento, l'unica verità scolpita è che un'ombra ha attraversato la notte di Massine e che la gelosia, quella parola sempre scomoda, ha bussato alla porta di Cenk con una forza che lui stesso non si aspettava di sentire. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il video. Alla prossima!